Come è stato possibile che uno degli uomini più rispettati e amati in Italia, Enzo Tortora, sia stato accusato di camorra e condannato ingiustamente? Un caso che ha sconvolto l'opinione pubblica, gettando un'ombra sulla giustizia italiana. In questo video esploreremo la storia incredibile di Tortora, un uomo che ha visto la sua vita e carriera distrutte dalle accuse infondate, e scopriremo come la macchina del fango dei media e un sistema giudiziario a tratti cieco lo abbiano trascinato in un incubo. Cosa ha spinto la giustizia italiana a condannare un uomo innocente senza prove concrete? E come Tortora è riuscito a resistere, lottando contro l'opinione pubblica e un destino che sembrava ormai segnato? Enzo Tortora nasce a Genova il 30 novembre 1938, in una famiglia borghese benestante, ma la sua carriera non sarebbe mai stata confinata nelle aspettative di un uomo nato in un contesto privilegiato. Cresciuto in un ambiente intellettualmente stimolante, Enzo si avvicina sin da giovane al mondo della cultura, dell'informazione e dei media. La sua preparazione e la sua curiosità lo portano a intraprendere gli studi di giurisprudenza, ma è il giornalismo e la televisione che lo consacreranno come una delle figure più amate e riconosciute del panorama mediatico italiano. Nel corso degli anni 60 e 70, Tortora riesce a farsi strada nel mondo del giornalismo, dapprima come cronista, poi come conduttore radiofonico e televisivo. La sua capacità di trattare temi seri con il suo stile sobrio e professionale gli consente di farsi un nome nel mondo dell'informazione, ma è con l'arrivo in televisione che diventa una vera e propria icona. Il 1977 segna una svolta nella sua carriera. Nasce Portobello, un programma di grande successo che Tortora condurrà con la sua inconfondibile eleganza e discrezione. Il programma, un talk show innovativo, trasforma Tortora in un volto noto a milioni di italiani. Portobello non era solo un contenitore di intrattenimento, ma uno spazio che dava voce a temi di grande rilevanza sociale, politica e culturale. Ogni sabato sera milioni di telespettatori si sintonizzavano per guardare Enzo Tortora, il conduttore che, con una calma quasi disarmante, riusciva a entrare nelle case degli italiani, conquistando l'affetto di un pubblico sempre più vasto. Tortora aveva un talento unico, riusciva a rendere ogni ospite, da quello più famoso al più anonimo, una figura centrale della sua trasmissione. La sua reputazione cresceva di pari passo con il successo del programma, che divenne uno dei pilastri della Rai, simbolo di una televisione pulita e di qualità. Ma Tortora non era solo un conduttore televisivo, era anche un giornalista appassionato, sempre alla ricerca della verità. Nei suoi articoli, nelle sue interviste e nei suoi reportage mostrava un impegno costante nel denunciare ingiustizie e nel raccontare storie di persone comuni con dignità. Tortora, insomma, incarnava il prototipo del giornalista ideale, preparato, sobrio, ma anche profondamente impegnato nel sociale. Aveva il successo, la fama, il rispetto. Tuttavia, una vicenda che lo avrebbe travolto da lì a pochi anni avrebbe dimostrato quanto fosse fragile il sistema in cui operava e come anche le personalità più rispettate potessero diventare vittime di ingiustizie insopportabili. Era la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, un periodo turbolento per l'Italia, segnato da una crescente tensione sociale e politica. Il paese stava affrontando il fenomeno della criminalità organizzata, con la camorra che si stava affermando in maniera sempre più prepotente, in particolare a Napoli. La macchina della giustizia, in questo contesto, era chiamata ad affrontare un'emergenza che sembrava invincibile. Ma, in un'epoca di grande incertezza e lotte tra le forze dell'ordine, qualcosa di inaspettato e tragico stava per accadere. Nell'83, un'inchiesta su una vasta rete di traffico di droga e camorra stava per prendere una piega che avrebbe cambiato per sempre la vita di Enzo Tortora. La magistratura, come spesso accade nelle indagini più complesse, era alla ricerca di volti noti, di persone che potessero dare un volto credibile alla narrazione che si stava costruendo. Le indagini erano concentrate su esponenti della camorra, ma a un certo punto il nome di Tortora, uomo rispettato e noto, finisce improvvisamente sotto il riflettore. Un nome che inizialmente potrebbe sembrare fuori posto, lontano anni luce dalla criminalità organizzata, ma che diventerà il fulcro di un'incredibile storia di ingiustizia. Le accuse nei suoi confronti nascono da un'inchiesta che si fondava sulle dichiarazioni di alcuni pentiti. Le parole di chi, spinto dalla speranza di ottenere sconti di pena, cominciò a tirare in ballo personaggi influenti, dando loro ruoli e responsabilità nella rete di traffico di droga. Tra queste persone c'era anche Enzo Tortora,
La connessione sembrava incredibile, ma le dichiarazioni dei pentiti erano ritenute all'epoca verità indiscutibili. Tortora, accusato di essere un camorrista e di essere coinvolto in traffici di droga, venne travolto da un ciclone mediatico che non si sarebbe fermato. I pentiti lo descrivevano come uno degli uomini di punta del crimine organizzato. Un'accusa senza prove concrete, senza riscontri, ma che si diffondeva come un fuoco che brucia senza lasciare traccia. I media, che avevano sempre lodato la sua professionalità e la sua serietà, si trovarono improvvisamente a dover fare i conti con un dilemma. La figura di Tortora, fino ad allora simbolo di integrità, veniva dipinta dai titoli dei giornali e dalle televisioni come un camorrista. Non solo, veniva descritto come una figura di riferimento per la criminalità organizzata, un uomo che si mescolava agli ambienti malavitosi, con connivenze e affari illeciti. La stessa Rai, la rete che lo aveva consacrato, finiva per contribuire al linciaggio mediatico, trasmettendo immagini di Tortora arrestato in manette, accusato di crimini gravissimi. Il colpo finale arrivò quando l'opinione pubblica, già influenzata dal clamore mediatico, cominciò ad accettare senza dubbio le accuse che gli venivano mosse. Tortora divenne l'icona del criminale che nascondeva la sua vera natura dietro una facciata di professionalità e rispettabilità. Le immagini di lui in manette furono proiettate sui teleschermi di ogni casa e la sua reputazione crollò in un istante. Ma c'era di più. La figura di Tortora, già celebre per il suo ruolo televisivo, si prestava perfettamente alla costruzione di un nemico pubblico. La camorra aveva bisogno di un volto pulito, di una persona di rango che potesse sembrare implicata nei traffici illeciti per rendere credibile l'idea di un sistema criminale infiltrato in ogni angolo della società. Tortora, con la sua notorietà, divenne il bersaglio ideale e la macchina della giustizia, mossa da una sete di visibilità, sembrava non accorgersi del rischio di distruggere una vita innocente. La stampa, nel frattempo, continuava a gettare fango sul suo nome, senza risparmiarlo nemmeno per un istante. I giornali riportavano le testimonianze dei pentiti, accentuando il ritratto di Tortora come un camorrista di alto livello, anche se le prove inconfutabili a suo carico non esistevano. Era l'inizio di una battaglia che lo avrebbe visto protagonista a suo malgrado, in una lotta disperata per riabilitare il suo nome e la sua dignità. Dopo l'arresto di Enzo Tortora, la sua vita, costruita con fatica e dedizione, si sgretolò in un attimo. Era il 17 giugno 1983 quando venne prelevato dalla sua abitazione, accusato di essere un membro di spicco della camorra napoletana. Le manette, il clamore mediatico e le parole dei pentiti segnarono l'inizio di un incubo che avrebbe stravolto la sua esistenza. Ma ciò che seguì non fu solo una battaglia in tribunale. Fu una lotta contro il pregiudizio, un confronto impari contro l'opinione pubblica e una macchina mediatica che senza scrupoli non esitò a giudicarlo colpevole ancor prima che il processo avesse inizio. La sua difesa legale, già dalla prima udienza, si trovò a fare i conti con una situazione devastante. Tortora si dichiarò immediatamente innocente, un uomo totalmente estraneo a quelle accuse che lo volevano parte di un'organizzazione criminale. Ma la sua innocenza non sembrava più bastare. La fiducia nei suoi confronti da parte dell'opinione pubblica era crollata. Era difficile per le persone accettare che un volto così noto, un professionista rispettato e una persona tanto apprezzata in pubblico potesse essere vittima di un errore giudiziario. Il danno era ormai fatto, il suo nome era stato infangato, il suo onore messo a rischio da accuse infondate. Il sistema giudiziario in quegli anni non era ancora pronto ad affrontare l'idea che una persona potesse essere innocente e che l'immagine costruita dai media fosse, in molti casi, più forte di quella di un individuo che si trovava a lottare per dimostrare la propria innocenza. Tortora non aveva la possibilità di difendersi adeguatamente dalla tempesta che lo investiva. I suoi avvocati cercarono di smontare punto per punto le dichiarazioni dei pentiti, spesso contraddittorie e prive di riscontri concreti. Ma il peso delle testimonianze, insieme alla forza dell'opinione pubblica, facevano sembrare quelle difese quasi inutili. La macchina del fango, che ormai sembrava inarrestabile, aveva preso il sopravvento. Le cronache di quei giorni sono piene di voci che descrivono Tortora come colpevole, nonostante fosse in attesa di un processo giusto. Per la giustizia e per l'opinione pubblica, il caso di Tortora era quasi già chiuso. L'arresto di una figura così nota dava alla stampa il palcoscenico perfetto per costruire una narrazione che alimentava la sensazione di sicurezza. Un uomo famoso con un curriculum rispettabile era stato preso in flagranza di crimine. Enzo Tortora, purtroppo, si ritrovò anche a combattere contro una società che non sembrava più disposta ad ascoltare la sua verità. La sua immagine televisiva, che una volta rappresentava il simbolo di un professionista serio e imparziale, ora diventava il paravento sotto cui si nascondeva un camorrista.
Nonostante l'incredibile pressione, nonostante l'isolamento e la devastante campagna contro di lui, continuò a combattere, convinto che alla fine la verità avrebbe trionfato. La sua innocenza era la sua unica arma, ma sapeva che lottare contro il pregiudizio e l'errore giudiziario era la vera sfida. Durante il lungo e tormentato processo, mentre il suo nome continuava a essere infangato da accuse infondate, Enzo Tortora divenne qualcosa di più di una semplice vittima di errore giudiziario. Divenne un simbolo. Non più solo l'uomo accusato ingiustamente, ma il portavoce di una battaglia per la giustizia, un esempio di resistenza contro un sistema che aveva fallito. Nell'84, con una determinazione straordinaria, Tortora annunciò la sua candidatura alle elezioni europee. Una scelta coraggiosa, non dettata dall'ambizione politica, ma dalla volontà di trasformare il suo dramma personale in un messaggio universale. La sua campagna elettorale non fu solo un mezzo per rivendicare la propria innocenza, ma una dichiarazione di guerra contro le falle del sistema giudiziario e il pregiudizio che lo aveva condannato. Sostenuto dal Partito Radicale, Tortora ottenne un clamoroso successo elettorale, raccogliendo migliaia di preferenze e diventando una voce per tutti coloro che si sentivano traditi dalla giustizia. Nonostante le critiche e le difficoltà, riuscì a trasformarsi in un simbolo di speranza e riscatto, dimostrando che, con dignità e determinazione, anche l'ingiustizia più grande può essere combattuta. Nonostante la situazione, Tortora non si arrese. La sua battaglia legale, lunga e durissima, divenne simbolo di una lotta universale per la giustizia e la verità. Colleghi, amici e intellettuali si schierarono al suo fianco, mentre l'errore giudiziario iniziava lentamente a emergere. Tortora fu assolto da tutte le accuse, ma il danno era ormai irreparabile. Anni di sofferenza e gogna mediatica lo avevano segnato profondamente, privandolo della serenità che aveva conosciuto prima dell'arresto. Il suo ritorno in libertà fu amaro. L'assoluzione non poteva cancellare completamente l'ingiustizia subita, né restituirgli gli anni perduti. Tuttavia, quella sentenza rappresentò un messaggio potente. Anche gli errori giudiziari possono essere corretti. Tortora non vide mai una piena restaurazione della sua immagine, ma la sua vicenda lasciò un segno duraturo. La sua lotta divenne un monito contro un sistema che troppo spesso fa pagare un prezzo altissimo agli innocenti. L'assoluzione di Tortora fu un trionfo della verità, arrivato però troppo tardi per restituirgli la vita come era prima. La sua storia, tuttavia, ebbe un impatto profondo sulla giustizia italiana, spingendo a riflettere su necessarie riforme del sistema giudiziario. Rimase un simbolo di speranza, lotta e dignità, per non dimenticare mai quanto possa essere alto il costo dell'ingiustizia. Il caso di Enzo Tortora ha lasciato un segno profondo nella storia italiana, evidenziando le fragilità del sistema giudiziario e il potere distruttivo dei media quando la ricerca della verità cede il passo alla fretta di giudicare. La sua vicenda, simbolo di lotta contro l'ingiustizia, ha spinto a riflettere sull'importanza di un giusto processo e sul rispetto della dignità umana. Tortora ha pagato un prezzo altissimo, ma il suo sacrificio ha acceso un faro sui valori fondamentali della giustizia e della responsabilità collettiva. Grazie per aver seguito il video fino alla fine. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like se vi è piaciuto. E se volete approfondire, potreste trovare interessante il nostro video su come è nata la camorra, che trovate qui. A presto!